Oggi ti voglio parlare di resilienza, questo termine così importante che in psicologia ha una valenza veramente impattante per la nostra vita, nel senso che resilienza significa fare fronte agli eventi traumatici in maniera positiva, pertanto anziché soccombere a ciò che ci accade, cercare di fare di tutto per andare avanti, nonostante gli accadimenti, nonostante i traumi possano essere fortemente impattanti nella nostra vita. Ecco, io oggi ti voglio parlare di resilienza da un altro punto di vista, certamente sempre per l'impatto psicologico che può avere nella nostra vita. Ti voglio parlare di resilienza da un punto di vista spirituale. Ognuno di noi è resiliente, o perlomeno è stato resiliente senza neppure sapere il significato di questo termine, senza neppure rendersene conto, perché la resilienza è un patrimonio che è all'interno di ciascuno di noi, è dentro di te. La resilienza significa non lasciarsi abbattere neppure dai conflitti mentali che albergano nella nostra mente. Dal punto di vista spirituale, essere resilienti potrebbe anche significare essere a conoscenza del proprio karma, di ciò che stiamo vivendo, ma anziché lasciarsi schiacciare dalle situazioni avverse, fare di tutto per andare oltre, per andare avanti, per oltrepassare questa barriera chiamata esperienza. Quando noi riusciamo ad andare avanti, per me avanti è anche un acronimo che sta per andare verso altre nuove, trasformanti illuminazioni. Quando noi riusciamo ad andare avanti, ad attraversare, a forare questa barriera che in qualche modo resiste alla nostra felicità, quello che noi determiniamo in noi è maggiore forza, è maggiore consapevolezza. Sovente le persone si lasciano scoraggiare da tutto quello che sembra non andare per il verso giusto. Quando tu sei resiliente dal punto di vista spirituale, stai facendo affidamento non solo in ciò che tu sei come persona, come capacità cognitive e anche come capacità accumulate nel corso delle esperienze della tua vita, ma dal punto di vista spirituale essere resiliente significa avere fiducia nella tua innata forza, nella tua innata energia. Se potessimo dialogare molto più semplicemente, diremmo che per natura siamo resilienti perché ci affidiamo alla nostra divinità interiore. Ma per divinità non intendiamo una deità qualsiasi, che è una forma di questa energia universale. Per deità significa fare affidamento in questa energia, in questa risorsa, che è la stessa energia di cui dispone il cuore fisico per battere, di cui dispone il nostro cervello per creare migliaia, milioni, miliardi di connessioni neurali. Allora, attraverso questo video ti voglio ispirare a percepire la resilienza non solo come attributo della tua psicologia e del tuo carattere, ma dal punto di vista spirituale, laddove tu non devi fare assolutamente nulla per essere ciò che tu sei. L'unica cosa che devi evitare di fare è quello di non essere ciò che non sei. Essere resilienti è un dono di natura, semplicemente ricordarti di essere ciò che sei, soprattutto nei momenti più difficili, più complicati. Per questo motivo suggerisco sempre la tecnica che io oramai chiamo addirittura di base, ma è anche un modo di vivere, che è quello della risata incondizionata, cioè che non appartiene a nessuna condizione di vita. Perché quando noi ridiamo avviene qualche cosa in noi che ci fa sentire maggiormente resilienti, sia dal punto di vista fisiologico, biologico, mentale, ma anche energetico. Attraverso questo video io mi auguro davvero tanto di averti un attimo ispirato di più ad approfondire la resilienza. Esistono tanti libri in italiano di eminenti studiosi che hanno osservato il comportamento umano di fronte ai cataclismi, alle difficoltà, ma anche di fronte agli impedimenti quotidiani. Laddove le persone pensano di non riuscire, è proprio lì che c'è questa forza che noi chiamiamo resilienza. Che oggi per te sia una giornata meravigliosa. Scrivimi nei commenti quando ti sei sentito maggiormente resiliente. Per tutto il resto, come oramai abbiamo imparato a dire assieme, oh oh, ah ah.